Siamo nel meraviglioso scenario delle Oglie. Qui davanti a me ho Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, giù in fondo Alicudi. Le posso vedere su 7, ne vedo 5, per cui le vedo quasi tutte ed è una cosa veramente molto bella in una giornata di metà ottobre, per giunto bellissima. Siamo appena usciti da Marina Capo d'Orlando, dove c'è la base di Barcando, che è una società di charter molto conosciuta, ma è anche l'importatore di questa barca del Maxus 35 in Italia. Maxus 35, barca costruita dal cantiere Norman in Polonia, giusto a 2 ore di strada da Varsavia, per cui nell'Alta Polonia, una barca che io sono certo vi stupirà perché ha veramente tante qualità. 10,68 m di lunghezza per 3,40 m di baglio massimo. Questi 10,68 m possono diventare, levandola del finiera, 9,96 m, il che vuol dire che la barca diventa un natante. E infatti il Maxus 35 è in 2 versioni, versione imbarcazione registrata e versione natante, che può essere una comodità in molti casi. Le caratteristiche fondamentali dell'imbarcazione che voi scoprirete in questa prova in mare sono che è una barca di alta qualità, è una barca che ritorna al concetto di imbarcazione anni 80, anni 90, dove la priorità di una barca era navigare bene e navigare veloce. Praticamente è quello che noi oggi siamo costretti a chiamare performance e che una volta invece era semplicemente barca a vela. Questa è una barca fatta per navigare, poi lo vedrete da tanti piccoli particolari. Ma oltre ad essere una barca fatta per navigare e una barca di qualità, è una barca che ha un'altra caratteristica che oggi, sulla situazione di mercato che c'è oggi, è fondamentale: il prezzo. Questa barca costa decisamente di meno della concorrenza della stessa taglia, e non poco, perché costa tra il 20 e il 25% in meno, che la differenza è veramente notevole. E attenzione, il costo minore non vuol dire che c'è una minore qualità, anzi al contrario, forse in molti casi ce l'ha superiore. Perché questo? Perché se su un grande cantiere il costo industriale della barca è solo una piccola parte del prezzo di questa, in un cantiere delle dimensioni di Norman il costo industriale dell'imbarcazione è una buona parte del prezzo, per cui il cantiere non sta a guardare troppo per il sottile, a usare sempre cose più economiche, poi infatti lo vedremo. Andiamo ad analizzare l'imbarcazione. La barca ha un triangolo di prua che non è particolarmente grande e un gavone delle ancore che a mio avviso poteva essere fatto un pochino meglio, perché è molto grande, per cui c'entra tanta catena, ma il piatto, la tavola su cui la catena si appoggia non è molto inclinato. Questo vuol dire che la catena non scivola facilmente verso prua e potrebbe sommarsi sotto il verricello. Questa è una cosa che, se il cantiere potesse modificare, sarebbe benvenuta. Voi considerate che però è fatto così perché sotto c'è la cabina di prua, non è che se lo sono inventato. Per dare aria alla cabina di prua l'hanno fatto in quella maniera. Lasciato il gavone delle ancore, ci dedichiamo un attimo alla delfiniera molto rapidamente. Abbiamo detto che se questa non c'è, la barca è natante, ma se c'è è una gran comodità perché supporta anche l'ancora. La supporta in maniera tale che quando oscilla davanti alla prua non va a sbattere sul dritto di prua. E qua adesso con le barche che sono dritte e non hanno slanci, questa è una cosa importante. Poi se andiamo verso prua invece, vediamo qui questa parte della tuga che è piatta ed è libera, è preparata per ricevere il binario del fiocco autovirante, ma comunque c'è molto spazio per potersi sdraiare sia in navigazione in una giornata come questa, ma chiaramente anche in rada. Andando più avanti io trovo la finestratura della tuga, tutta questa fascia nera che corre intorno alla parte della tuga un po' rialzata, che lì è già uno dei primi elementi dove mi parla di qualità. Voi considerate che tutta questa vetrata non è plexiglass, come a volte succede, che il plexiglass ha la brutta abitudine di rigarsi e di opacizzarsi, perciò è molto bello nei primi anni di vita della barca e diventa sempre più brutto col passare del tempo. Questo no, questo è vetro temperato, è proprio vetro.
Per cui è così il primo giorno che esce dal porto ed è così tra 10 anni, e questa è una cosa importante. Superata la vetrata andiamo verso il pozzetto e andiamo a incontrare Antonio Palermiti, che è il titolare della Barcando e che insieme a lui vi andremo a far scoprire il Maxus 35. Seguitemi. Ciao Carlo e ciao Antonio. Ciao Maurizio. Allora, Antonio Palermiti, attenzione a dove mettete gli accenti perché si arrabbia con me, già l'ha fatto. Antonio Palermiti è il proprietario della Barcando, società di charter molto conosciuta ma anche importatore dei Maxus in Italia. Antonio, allora, tu hai importato il Maxus da quest'anno praticamente. Assolutamente, confermo. Un modello che è uscito l'anno scorso nel 2023, per cui come lui l'ha visto, se l'è risucchiato, l'ha preso. Prima di andare a iniziare a farti qualche domanda per capire meglio con te l'imbarcazione, dammi un minuto che voglio descrivere il pozzetto. Allora, perché un minuto per descrivere il pozzetto? Perché la barca ha un vaglio di 3,40 m, quando le altre sono un po' più larghe. Si potrebbe pensare che non ha spazi e volume, ma sbagliereste, perché se voi venite a vedere questo pozzetto è grande tanto quanto il pozzetto del Sanodis 350, che è 3,59 m di baglio massimo. Perché questo? Perché loro hanno sfruttato nel minimo particolare, facendo tutta una serie di compromessi intelligenti, lo spazio che avevano a loro disposizione e hanno ottenuto, come vedete, degli spazi ottimi. Un pozzetto con due panche che possono accomodare tranquillamente 3-6 persone, un tavolo centrale secondo me molto intelligente perché quando è chiuso mi permette di passare tranquillamente, e quando è aperto invece serve 4 o 6 persone divise da una parte e dall'altra. Poi abbiamo la disposizione dei winch, un posizionamento piuttosto tradizionale, i winch del Genova del Fiocco a centro del pozzetto sui paramari e 2 winch di Tuga serviti da 2 batterie di stopper a cui arrivano tutti i rinvii dall'albero. Rinvii che però sulla Tuga non si vedono perché passano tutti quanti sotto calandra, sono nascosti dalla calandra. Calandra che mi regala uno spazio libero dove io mi posso sdraiare in navigazione o in rada veramente molto grande, che si va a sommare a quello che io già avevo visto all'estrema Tuga. Un pozzetto dove trovo anche qualche particolare che a me ha fatto piacere, perché su questa categoria di barca i cantieri poi non si ingegnano più di tanto a trovare dei particolari. Qui invece ce ne sono diversi, come quello lì che è la tasca per appoggiare il cellulare e caricarlo, perché come vedete ha anche una presa per poter caricare il cellulare. Detto questo invece andiamo a parlare con Antonio. Antonio, allora, noi abbiamo detto che la barca è una barca di qualità, chiaramente in relazione al suo prezzo, anzi secondo me, avendola vista e avendola ispezionata, forse la qualità è leggermente superiore al prezzo che viene chiesto, ma io volevo però far capire ai nostri videospettatori questa qualità. Mi dai 2 esempi per materializzare il concetto di qualità? Certo Maurizio, ti confermo che la barca è una barca di qualità. Personalmente quest'inverno, prima di decidere di importarli in Italia, sono andato in cantiere a vedere veramente come costruiscono, a capire la serietà, diciamo, del cantiere, e ho notato che per esempio la laminazione è fatta con grande cura. Tant'è vero che la barca pesa 5,6 tonnellate e il rapporto peso-potenza, considerando che la barca ha 58,5 metri quadri di superficie velica e un pescaggio di 1,95 m, diciamo tutti questi ingredienti danno una ottima performance a vela. È vero, è verissimo. Infatti ha uno dei migliori rapporti peso-potenza, peso dello scafo e la superficie velica. Lui ha detto laminato con cura. In effetti, se io lamino la barca con molta cura, con molta attenzione, la barca è più leggera perché userò meno resina. La resina non è strutturale, la resina è la colla che tiene le 2 stuoie, per cui meno resina uso, più la barca è leggera, ma soprattutto più è robusta. Considerate che questa robustezza su questa barca la vediamo su altre 2 particolari, uno si può vedere, uno no. Quello che si può vedere sono le strutture, come vedete queste sono le strutture che stanno sullo scafo
dell'imbarcazione sotto il pagliolo, vedete non sono dei controstampi, qui c'è proprio l'operaio ha messo il riempimento e l'ha resinato, ha creato la struttura attaccata allo scafo, la struttura è parte integrante dello scafo. L'altra cosa che purtroppo non vi posso mostrare perché non ci si arriva è il fatto che tutte le paratie sono tutte pezzate, sono tutte stratificate intorno allo scafo, quindi ne fanno parte integrante. Queste due cose rendono la barca molto rigida e fanno di questa una barca di grande qualità. Altri esempi? Maurizio, ti vorrei fare notare per esempio i solidi tienti bene, che in questo caso nel tavolino centrale, il paterazzo in Dyneema che è regolabile. Ah, perfetto, sì. Benissimo, col paranco. Col paranco. I 4 gavoni che abbiamo nel pozzetto sono tutti di importanti dimensioni, e anche il quinto gavone, che è questo dove abbiamo in questo caso il serbatoio del carburante, che è una cosa che importante, è centrale, certo, ed è piatto, quindi ci dà la possibilità anche di navigare vela e motore, certo, senza perdere, diciamo, pescaggio. Avendo il serbatoio centrale, quando io sbando comunque il motore continua sempre a pescare gasolio dal serbatoio, per cui questo mi permette di fare lunghe navigazioni con la barca sbandata. Oltre a poter ispezionare per esempio facilmente anche i frenelli del motore. I frenelli, certo. Anche qui a poppa abbiamo la plancetta. Che questa mi dicevi prima è un optional, no? È un optional, assolutamente sì. È una plancetta, come vedete, molto grande. Adesso a me non mi fa impazzire questo fatto che salga fino a qua esteticamente. Però indubbiamente il fatto che salga fino a lì fa sì che quando viene aperta questa plancetta, come vedete, è veramente molto molto grande, e siccome sulla plancetta ci si passa un bel po' di tempo, penso che sia importante che sia fatta in quella maniera. Antonio, a questo punto però, visto che abbiamo dato un'occhiata a diverse cose, vogliamo invece andare a vedere sotto coperta e negli interni? Andiamo, ti faccio strada. Ti seguo. Interni spaziosi, uno non si li aspetta, ma invece sono interni spaziosi e interni ben curati, ben definiti. Ce ne vuoi parlare, Antonio? Assolutamente sì. La barca nasce con 2 cabine e un bagno. In questo caso il bagno avrà un box doccia separato, con accesso sia dal bagno che dal gavone esterno destra nel pozzetto. E invece questo esemplare ha 3 cabine e un bagno, ma in questo caso il bagno perde il box doccia. Assolutamente sì. Comunque rimane abbastanza grande. Sì, è vero. La barca diciamo ha tante possibilità di essere personalizzata, sia nei legni, il colore dei legni, il colore degli arredi che vediamo qui, dei mobiletti, il pagliolo, anche il top della cucina. Il top della cucina per esempio ha 5 personalizzazioni, 2 per il pagliolo, 4 per i legni, 10 per i colori. E questa è una cosa molto carina, perché soprattutto per l'essenza del legno con cui è fatta la barca solitamente si paga un extra. Se lo volete cambiare dovete pagare un extra, perché è un option. L'essenza del legno della barca e del pagliolo sono 2 cose che vengono pagate a parte, e qui no, e qui il prezzo è quello, e voi potete scegliere, vi danno una serie, in questo momento le state vedendo, tutta una serie di scelte, e voi potete prendere quello che vi piace di più, e questo penso sia una cosa interessante. Ma vedo che la barca comunque ha tante altre cose. Una cosa che a me piace particolarmente, che mi ha sorpreso perché da tantissimi anni che non la vedevo, i tienti bene. Questa barca ha un numero impressionante di tienti bene. Io parto da qua quando scendo e arrivo a prua senza mai mancarmi un supporto di tienti bene. Questo vuol dire che posso navigare anche con mare molto formato e di bolina, e io ho sempre dove tenermi, che è una cosa veramente molto molto bella. Esatto, parliamo anche di illuminazione naturale, quindi abbiamo queste vetrate che sono in vetro temperato. Certo. E questo si vede perché guardate quanto è più luminoso. Se uno è abituato a vedere le vetrate di plexiglass, qui si rende conto quanta luce in più entra. Sì. E di illuminazione, diciamo, con un semplice tocco possiamo accendere e spegnere le luci, e anche tutti i profili che sono sia dei mobili che dei rifasci a LED, sia nelle dinette che nelle cabine, che rendono un ambiente carine. Molto anche queste tendine sono veramente molto carine, solitamente si trovano su barche di fascia molto più alta, soprattutto queste fatte a triangolo, no? Sì.
E anche per esempio il lato cucina nasce con un frigorifero a pozzetto, ma possiamo mettere un altro frigorifero nel cassetto sotto. O di cucina, in questo caso abbiamo 2 fuochi con cucina basculante. Questa è una cucina un po' datata. Ma possiamo montare anche la classica cucina col forno. Però Per se monta la classica cucina col forno, perdi il cassetto. perché questo c'è un cassettone che è molto interessante, guardate qua. Questo è un cassettone dove io posso mettere le pentole, in più ho un altro cassetto dove posso mettere tutte le posate, che su una barca di questa fascia, è un vero lusso. E se posso fare notare anche la presa d'aria del frigorifero. Sì, quella l'avevo vista pure io, è una cosa, quella mi dà proprio il senso della cura della barca, perché solitamente le barche non hanno la presa d'aria alta del frigorifero, casomai ce l'hanno bassa, per cui il frigorifero si riscalda molto. Invece qui hanno una presa d'aria alta per il frigorifero che lo tiene fresco, e ce ne hanno pensata anche una qui nel caso in cui la barca dovesse montare il forno proprio per farlo raffreddare. Per cui una barca veramente molto molto curata. Adesso io direi però di andarla a provare in mare. Andiamo. Adesso invece andiamo a parlare di come va la barca in mare. Chiaramente non è questa la prova in mare, noi la prova in mare già l'abbiamo fatta, perché in questo momento io mi devo concentrare a parlare con voi, per cui vi racconto quello che abbiamo sperimentato. Anche questa mattina quando abbiamo fatto la prova in mare e il vento era così, come vedete mare assolutamente piatto, vento tra i 3 nodi e mezzo e i 5, veramente una bava di vento, con un fiocco da 105%, troppa poca vela, per cui la barca ha camminato poco, 3 nodi e mezzo, 4 nodi. Però se mettete un Code Zero, questa barca sicuramente, io non l'ho provato, ma sicuramente arriva tra i 5 nodi e mezzo e i 6 nodi. Quando come il vento arriva intorno ai 5 nodi, questa farà tra i 5 e mezzo e i 6 nodi, per cui un po' di più del vento reale, perché la carena glielo permette. E perciò comincia a muoversi, anche con vento leggero comincia a muoversi, però chiaramente bisogna avere la vela giusta, per cui un bel Code Zero. Invece quando il vento è aumentato di poco, perché è aumentato di 3-4 nodi, la barca ha proprio preso vita, ha cominciato a camminare, il gorgoglio dell'acqua sotto lo scafo si è riavvivato e la barca ha cominciato a dare qualche soddisfazione toccando i suoi 5 nodi e mezzo, 6 nodi. La barca è molto morbida al timone, il timone è molto morbido, il fatto di avere un monopala si avverte perché la barca risponde immediatamente al comando del timoniere. Non l'abbiamo potuta provare con mare perché come vedete mare qui non ce n'è, però per mia esperienza una carena di questo tipo con un baglio di questo tipo sull'onda dovrebbe essere molto morbida, dovrebbe affrontare il mare molto comodamente. Mi è piaciuto molto anche questa cosa qui, il fatto di ritrovare dopo tanto tempo su una barca di questa tipologia la scotta di randa. Oggi tutti i modelli di questa fascia che non siano performance hanno tutti quanti 2 stroppetti sotto il boma e con i bozzellini che permettono al boma di muoversi da una parte all'altra, ma assolutamente non di regolarlo. Quella io capisco che per il cantiere sia un grande risparmio, ma è la negazione assoluta dell'andare a vela. Avere la scotta di randa invece mi fa tornare al piacere di poter regolare la mia randa e di poter andare a vela. Standard, io ho la scotta di randa con il punto fisso in pozzetto, però posso averla anche con il trasto, con la rotaia del trasto e il carrellino che mi permette di avere una scotta di randa verticale sotto il boma anche con andature un po' più lasche, e queste 2 soluzioni poi io le posso avere con il circuito alla tedesca montando i 2 winch qua, che allora il paranco di scotta non lo regolo più da là sotto ma lo controllo da qua, e che per me se lo voglio controllare io come timoniere è perfetto, perché io da qui chiaramente lo controllo tranquillamente, ma logicamente mettere i 2 winch e fare il circuito è un costo in più, per cui se voglio lo faccio, ma se no la barca cammina benissimo
nella sua versione standard. Poi abbiamo provato anche ad andare a motore la barca monta uno Yamaha da 30 cavalli, ad oggi non ha la possibilità di montare il 40 cavalli, cosa che le sue concorrenti invece hanno, partono con uno standard da 30 ma hanno l'option del 40. Con il 30 cavalli la barca fa 6,7, 6,8 di massima, 5,6, 5,7 di crociera, che non è una gran velocità. Se questa barca avesse il 40 cavalli sicuramente starebbe su una crociera intorno ai 7 nodi, che sarebbe la velocità perfetta per una barca di questo tipo. Infatti sarà compito tuo adesso convincere il cantiere a mettere come option il 40 cavalli. Lo farò. Detto questo, non ci rimane altro che parlare invece di una cosa molto importante, che è il prezzo. Noi abbiamo detto che questa barca è una barca di qualità in relazione al suo prezzo, che è un prezzo contenuto. Antonio, ci parli di questo prezzo? Sì, Maurizio, uno dei punti più importanti, salienti, oltre al resto delle informazioni che abbiamo dato prima, è il prezzo. Quindi partiamo da 144.900 euro, che è una barca comunque in grado di già navigare, ma noi abbiamo fatto un pacchetto con qualche upgrade che secondo noi può essere interessante per gli utenti, che è 160.000 euro più IVA. Sarebbe questa barca senza TEC. Perfetto, benissimo, c'è una barca completa praticamente. Assolutamente completa, dotata di tutto quello che serve per la crociera. Benissimo, e questo vi dimostra la differenza di prezzo tra questa barca e la concorrenza, differenza che si materializza in circa il 20-25% di prezzo più basso, e il 20-25% non è assolutamente poco. Detto questo, io penso che vi abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere sul Max 35. Io ringrazio Antonio Palermiti. Grazie a voi per la pazienza. Grazie a te, Maurizio. Grazie a te per averci messo a disposizione le barche e gli skipper per portarle. Ringrazio voi per l'attenzione che ci avete avuto prestare. Vi ricordo che se volete approfondire il tema Maxus 35 potete leggere la prova in mare che scaricherete con il link che si trova in descrizione di questo video. Detto questo, non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.